Come si può usare la Insta360 Go 2 in moto? Diciamo innanzitutto che non è una vera action cam, perché per quanto sia impermeabile, perlomeno estratta in questo modo, per quanto sia adattabile con un supporto magnetico, ha dei problemi di durata, nel senso che più di 20-25 minuti non dura la batteria e soprattutto la sua capacità di memoria è di solito 32 giga, che quando si filma con il Video Pro a 50 fotogrammi al secondo incominciano a essere pochi. C'è anche una versione da 64 effettivamente, però il problema è che per scaricare i filmati bisogna sempre comunque passare dall'applicazione del telefono. Diciamo che se siete quelli che volete fare un video dal primo all'ultimo tornante dello Stelvio, questa cosa non fa per voi. Ma il suo vantaggio allora qual è? È che è estremamente utile, ha tutta una serie di accessori che ci permette di poterlo utilizzare in svariati modi come ausilio delle riprese dell'action cam. Quindi diventa un oggettino che ci permette di inserirlo o collegarlo o attaccarlo a delle parti della moto che con un'action cam sarebbe oggettivamente difficile, e questo ci dà un panorama di possibilità molto molto esteso. Qui vedete alcuni veloci esempi di come si possa installare la Go 2 sulla moto. Utilizzando attacchi diversi, magari una prolunga, magari uno snodo a sfera, con prospettive verso il di dietro della moto, verso il davanti, verso il pilota. Si può usare addirittura, come vedete qui, sul casco con questa clip dedicata. E poi questo video che state vedendo adesso, questa ripresa che state vedendo adesso, l'ho fatta montandola in un posto che ve lo dirò alla fine, non è così scontato. La Insta360 Go 2 la uso sempre in Video Pro a 50 fotogrammi per secondo. Questo perché nel Video Pro ho la possibilità di mantenere sempre costante, nonostante la rotazione, sempre costante l'orizzonte. E montato fisso sulla moto, quando si piega la moto, fa quello che io chiamo l'effetto MotoGP. Se avete presente quelle riprese che fanno con le telecamere sul codone delle moto, o perlomeno che facevano qualche tempo fa sulle MotoGP, vedete che si inclina la moto pur restando fermo all'orizzonte. È una ripresa caratteristica, diciamo che è un po' di effetto. Una delle caratteristiche interessanti di questa telecamera montata su una moto è che una volta scaricato il video sul telefono si possono utilizzare 4 tipi diversi di inquadrature. Non differiscono molto, a parte la action che renda proprio l'effetto GoPro, diciamo, quindi un'apertura di campo fisheye parecchio elevata, e poi c'è la narrow che stringe molto il campo. Le altre due sono delle vie di mezzo, però anche queste sono delle possibilità per creare qualcosa di diverso. Volendo la si può anche utilizzare attaccata al supporto della Osmo Action in questo caso. Io uso un Osmo Action, però ho cambiato il case, sono passato da quello originale a quello della PG High-Tech, che mi permette di avere degli attacchi ausiliari, oltre ad essere un po' più maneggevole perché mi permette di aprire lo sportellino, di estrarre la SD card senza dover smontare tutto il case, di poter montare l'adattatore del microfono, e mi permette anche di poterla attaccare di lato o sopra come se fosse un microfono ausiliario. In questo caso invece è la possibilità di avere delle riprese, come state vedendo, un po' diverse dal solito. Bene, ecco, ho svelato il montaggio molto particolare. Devo dire che ero un po' preoccupato che potesse finirmi sotto la ruota, però è stato un qualcosa che è durato qualche centinaio di metri e poi mi sono limitato a quello. Conclusioni. È una piccola camera interessante, se usata ovviamente come deve essere usata, quindi brevi video, non oltre i 2-3 minuti, 5 minuti al massimo, perché sennò diventa poi pesante gestirlo, perché poi sostanzialmente non è il suo aspetto principale. Ed utile, permette di giocare con la fantasia, permette di giocare con vari accessori e soprattutto dà la possibilità di avere delle prospettive un po' diverse, un po' d'effetto se vogliamo.
che poi alla fine è quello che si cerca quando si fa qualche video in moto, una prospettiva d'effetto che dia l'idea di quello che stiamo facendo. Bene, diciamo che siamo arrivati alla fine. L'Instago 2 io la sto utilizzando, come ho detto all'inizio, come ausilio per i video. Mi sto divertendo a creare delle inquadrature diverse dal solito, e quindi spazio alla fantasia sostanzialmente.